Benvenuti e benvenute. Non si può iniziare un video su YouTube senza ricordare al pubblico di iscriversi al canale per sostenerlo. È importantissimo fare questo. Iscrivetevi e seguite le notazioni che io metto sotto il video. E poi lanciare il tema di questo video, che oggi sarà la penna Bic Cristal. La classica Bic Cristal, che ha conquistato dal 1950 tutti gli angoli del globo. La sua storia è veramente straordinaria e merita un video che andremo a fare senz'altro nel prossimo futuro. Ma adesso concentriamoci sull'oggetto. 14,9 cm con il tappo, 14,4 cm senza tappo. Noi siamo fatti per la maggior parte di acqua. La penna Bic da 4 elementi: il polistirene, il polipropilene, il carburo di tungsteno e l'alpacca. Cominciamo dal tappo. È in polipropilene, è dello stesso colore dell'inchiostro del serbatoio ed ha la particolarità di proteggere la penna nella punta e nella sfera. Ha un foro che evita alle persone, qualora lo ingoiassero, di rimanere soffocate. La sfera, parte importantissima, è di un metallo duro, è resistente e senza imperfezioni. È fatta di carburo di tungsteno. La punta, che è di alpacca, fissa la sfera nel movimento di scrittura e sta fra la sfera e il becco, che è quella parte arancione. Infatti il becco fa da giunzione fra la punta e il serbatoio dell'inchiostro. Il serbatoio è un tubo trasparente che contiene 0,4 grammi di inchiostro ed è in polipropilene, come lo è anche il becco che abbiamo visto poco fa. Il fusto è di forma esagonale per una semplice ragione, perché permette una presa sicura e confortevole, oltre che ha la facilità, essendo esagonale, di far stare molte più penne in poco spazio. Poi ha una particolarità assolutamente importante, che è un foro nel mezzo, oltre al logo della penna Bic. Guardiamo questo foro più attentamente. Il foro sulla penna Bic serve a regolarne la pressione interna. Senza di esso, senza questo foro, il minimo cambiamento di pressione tra l'esterno e l'interno avrebbe come conseguenza la fuoriuscita dell'inchiostro o comunque un malfunzionamento nella scrittura. E per finire abbiamo la chiusura, che protegge da fuoriuscite e mantiene l'inchiostro della penna nella giusta pressione e naturalmente è dello stesso colore dell'inchiostro all'interno del serbatoio. Ma una cosa importantissima della penna Bic, e direi quasi la scoperta fondamentale, è l'inchiostro. Sebbene Bic e altri produttori di penne a sfera mantengono segrete le loro formule di composizione dell'inchiostro, hanno tutti ingredienti abbastanza comuni. I pigmenti vengono miscelati con oli come l'alcol benzilico o il fenossietanolo. Gli acidi grassi vengono aggiunti per lubrificare la penna a sfera e resistere alle ostruzioni. I tensioattivi aiutano la carta ad assorbire l'inchiostro prima che si asciughi. I chimici sviluppano continuamente nuove formule per migliorare le prestazioni della penna Bic. L'inchiostro Bic che usiamo adesso non è quello che usavano nel 1950 o nel 1970 e sicuramente quello che usiamo oggi non sarà lo stesso che useranno in futuro. Nuove scoperte e nuove formule renderanno la Bic sempre un prodotto migliore, perché il segreto di tutta la penna, della penna Bic, sta proprio qui, nell'inchiostro. Questi miglioramenti hanno portato
allo sviluppo di penne particolari fino a molto tempo fa impensabili, come la large della penna Bic, che ha un diametro di 1,6 mm. L'inchiostro è particolarmente fluido, ma riesce a non fuoriuscire in maniera impetuosa, per cui riesce la sfera a regolarlo in maniera perfetta. Quindi ci saranno sviluppi e gli sviluppi delle penne andranno a pari passo con lo sviluppo dell'inchiostro. Poi, come avrete sicuramente notato, il serbatoio non è pieno fino all'orlo d'inchiostro. Questo perché l'inchiostro della Bic si espande se viene riscaldato, quindi con il calore della nostra mano potrebbe uscire dalla penna. E quante volte è uscito dalla penna nella tasca oppure all'interno di una giacca. Un'altra curiosità: se avete tempo e voglia e avete un foglio lungo 3,5 km, prendete la penna Bic e cominciate a tracciare una linea lungo tutto questo foglio. Alla fine, quando arriverete a 3,5 km, l'inchiostro della penna sarà completamente finito. E infine, quanto pesa una penna Bic? Una penna Bic può pesare fino ai 6 grammi. Nel mondo ne sono state vendute dal 1950 ad oggi quasi 100 bilioni. E se volete cominciare, una penna Bic può scrivere quasi 45.000 parole. E con questo vi ringrazio di essere stati qui con me e in compagnia della mia penna Bic e della vostra penna Bic. Allora non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di sostenere il canale e arrivederci a sabato.